Buonasera. Penetrare dentro la materia e cercare di arrivare nell'infinitamente piccolo per scoprire quali sono i suoi componenti fondamentali ha costituito una sfida per gli scienziati di tutti i tempi. Pensate che dentro questa capocchia di spillo ci sono 10.000 miliardi di atomi e dentro ogni atomo c'è un nucleo. Intorno al nucleo, volendo semplificare le cose, girano più elettroni, uno o più elettroni, che qui abbiamo simboleggiato in questa grafica. A una velocità pazzesca, pensate che girano milioni di miliardi di volte al secondo. Un universo invisibile e frenetico che la fisica quantistica in realtà ci descrive in un modo molto più complicato, come una specie di nuvola di probabilità. Fu un gruppo italiano, di fisici italiani guidati da Enrico Fermi, a trovare la chiave giusta per entrare agevolmente all'interno del nucleo dell'atomo, aprendo così la strada alla scoperta delle gigantesche energie che nascondeva al suo interno, energie destinate, come sappiamo, a cambiare la storia dell'umanità. In questi giorni cadono i 100 anni dalla nascita di Fermi e il programma di questa sera intende raccontare con dei filmati, documenti e anche brani di sceneggiati questa storia incredibile che tutto sommato non è troppo conosciuta, perché infatti dagli esperimenti condotti qui in Italia, a Roma, in una palazzina di via Panisperna, che sono nati nel giro di pochi anni i reattori nucleari e la bomba atomica. Enrico Fermi, da via Panisperna al centro segreto di Los Alamos, è stato un protagonista di questa vicenda. Una vicenda che ha davvero modificato per sempre la storia del mondo. Questa sera la ripercorreremo osservando da dietro le quinte quello che è successo e quello che potrebbe ancora succedere. La storia dell'atomica non comincia come un'impresa militare, ben al contrario. Comincia qui nell'Istituto di Fisica di Roma, di via Panisperna, con l'avventura scientifica di un gruppo di giovani fisici italiani riuniti intorno al loro maestro, Enrico Fermi. È un gruppo molto unito, molto affiatato, divenuto poi famoso con il soprannome di ragazzi di via Panisperna. Questa è la famosa fotografia che riunisce i principali protagonisti del gruppo di via Panisperna. A destra, con la cravatta, Enrico Fermi, accanto a lui Rasetti, poi Amaldi, Emilio Segre e D'Agostino, che era il chimico del gruppo. Pontecorvo non si vede perché è lui che sta scattando la fotografia. Insomma, un gruppo straordinario, una combinazione incredibile di talenti e di intelligenze che rappresentava in quegli anni la punta più avanzata della ricerca nel mondo. Era un momento in cui la ricerca non richiedeva ancora
le immense macchine e i grandi finanziamenti di oggi. La sperimentazione si poteva ancora fare con dei piccoli strumenti che i ricercatori si costruivano da soli in laboratorio. Per la prima volta i fisici cominciavano a intravedere certi meccanismi intimi della materia che riguardavano non soltanto l'infinitamente piccolo dell'atomo, ma anche l'infinitamente grande dell'universo. Eccola, è lei. Bellissima. Guarda il disegno della nebulosa. Una nube di idrogeno e di gas ionizzati. Esatto. Atomi di diversi elementi eccitati dall'energia della stella centrale. Stella. Corpo celeste dotato di luce propria, diceva il sillabario. Ma da dove venisse quella luce? Mistero. Hai mai sentito parlare di radioattività? Certo. Nel laboratorio di chimica c'erano dei pezzi di roccia radioattiva. Portati dalla Francia, credo. Perché? Sembrano dei pezzi di metallo qualunque, no? Invece al buio sono fosforescenti, luminosi come stelle. Infatti, contenevano radio. E gli atomi del radio sono atomi speciali. Non sono eterni e immortali come tutti gli altri, ma si trasformano, invecchiano. E quando muoiono lo fanno con violenza. Ma le stelle? Le stelle, il sole, sono delle enormi centrali di energia atomica. E la radioattività è un segnale che questa energia forse può essere tirata fuori. Perché forse? Perché della radioattività nessuno ancora ci capisce niente. Osserva quella nebulosa. C'è una stella al centro e una nube di gas intorno. Ecco, io così mi immagino l'atomo. Una nube di elettroni che circonda il nucleo. Penetrare il segreto del nucleo è come conquistare una stella. Appropriarsi della sua energia. È un sogno? Un progetto? Un sogno. I progetti non li racconto mai. Serve un esame speciale per passare a fisica? No. Basta un patto fra noi due. Non dire mai a nessuno che mi batti in matematica. Questo sceneggiato di Gianni Amelio e Vincenzo Cerami si prende alcune licenze poetiche qui, però effettivamente Fermi già nel 1922 aveva capito l'immensa energia che si poteva celare all'interno dell'atomo e il mistero della sua struttura certamente rappresentava a quel tempo una avventura intellettuale eccitante. Un'avventura che però richiedeva grande talento e un forte spirito indagatore. Bene, Fermi possedeva entrambe queste qualità insieme a molte altre. Proprio per questo la sua carriera universitaria era stata folgorante, perché a soli 25 anni aveva già vinto il concorso a cattedra di fisica teorica a Roma. Ma era stato anche uno studente eccezionale. Ecco come si diventa Enrico Fermi. La pila è sicura? Sì! Ha sentito? No, un momento! Allora le comunico che il navigatore italiano è sbarcato nel nuovo mondo. Gli indigeni sono amichevoli! Niente più esperimenti. L'uomo che doveva costruire in America il primo reattore nucleare ed essere poi una delle teste pensanti di tutto il programma atomico americano, nasce a Roma nel 1901 da genitori piacentini. Il padre è funzionario delle ferrovie. Quando è ancora ragazzo ha un colpo di fulmine scoprendo su una bancarella un poderoso trattato di fisica matematica di 900 pagine in 2 volumi, scritto in latino da un gesuita a metà dell'Ottocento. Roba da far fuggire a gambe levate qualunque giovinetto. Fermi invece se lo divora tutto quanto, annotandolo e sviluppando calcoli a margine. Un ingegnere amico di famiglia gli presta allora vari trattati a livello universitario. Tra i 14 e i 17 anni Fermi studia con passione su questi testi e quando si presenta per l'esame di ammissione alla Normale di Pisa, uno dei commissari vuole incontrarlo per capire se quello che aveva scritto era veramente farina del suo sacco, dicendogli che in tutta la sua carriera non aveva mai incontrato uno studente così straordinario.
Ecco la bellissima sede della Scuola Normale di Pisa, un palazzo del Cinquecento disegnato dal Vasari. Qui vengono ospitati i vincitori dei vari concorsi, scientifici e letterari. Da qui sono passati giovani diventati poi personaggi famosi. Enrico Fermi sbalordisce tutti con il suo esame d'ammissione che viene ancora conservato qui negli archivi della Normale. A 17 anni mostra una maturità e una competenza mai viste. Del resto anche tutti i suoi esami successivi sono una sfilza di 30 e 30 e lode. Quello che colpisce i suoi professori è il fatto che Fermi non è soltanto lo studente che segue brillantemente i corsi, ma che in un certo senso li precede. Infatti Fermi studia per conto suo la nuova fisica e a soli 19 anni viene invitato dagli stessi professori a spiegar loro gli sviluppi della meccanica quantistica e della relatività. La Normale di Pisa non è una vera università, i corsi vengono tenuti presso l'Università di Pisa. Questo è un collegio universitario dove vengono ospitati gratuitamente gli studenti che hanno vinto il concorso, però qui debbono sostenere altri esami attraverso dei corsi supplementari. Hanno a disposizione biblioteche e servizi di vario tipo, soprattutto vivono in un ambiente molto stimolante. Naturalmente debbono sostenere e ottenere una media almeno del 27. E questa è la stanza di Enrico Fermi, dove ha soggiornato da studente per 4 anni fino alla laurea. L'abbiamo ricostruita con mobili d'epoca, grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione. Come vedete, una stanza semplice, un letto, un comodino, una poltrona per sedersi e rilassarsi e anche pensare, una piccola biblioteca, un armadio, ma naturalmente un tavolo da lavoro. Una stanza semplice quindi, ma con un bellissimo affaccio sulla Piazza dei Cavalieri. Fermi conobbe qui alla Normale Franco Rasetti, che divenne poi uno dei suoi principali collaboratori. E insieme a Rasetti corse un grave rischio, quello di essere espulso, di essere radiato dalla Scuola Normale per aver fatto esplodere una bomba puzzolente durante una solenne cerimonia accademica. E qui in questa stanza che Fermi elaborò tante sue idee, scrisse articoli importanti come quello pubblicato dall'Accademia dei Lincei, in cui introdusse un sistema di coordinate che vennero poi chiamate coordinate di Fermi. È con queste premesse che vince la cattedra a Roma per insegnare fisica atomica, una materia che neppure esisteva e che radunava pochissimi studenti. L'ufficio centrale del Ministero ha respinto la sua domanda. Dicono che non capiscono che cosa insegna. Il nome della cattedra è fisica atomica. Vediamo. Fisica generale. Fisica dei fluidi, fisica dei materiali. Niente, non c'è niente. Non è possibile, non potrebbe ricontrollare ancora, mi scusi. Guardi, per scrupolo consulterò anche l'altro volume. Con permesso. Mi dispiace, professore, forse lei insegna una materia che non esiste. Beh, non sappiamo se le cose siano andate proprio così, ma effettivamente la fisica atomica a quel tempo era un animale misterioso. Comunque qualcuno si accorge subito del valore di questo giovane fisico e la sua carriera è rapidissima. Nel 1929 Fermi viene nominato membro della Reale Accademia d'Italia e quindi all'età di 28 anni diventa Sua Eccellenza, con tanto di feluca. In Italia intanto il fascismo si era imposto ovunque, aveva tra l'altro anche creato questa Reale Accademia d'Italia presieduta da Guglielmo Marconi per emarginare l'Accademia dei Lincei che era guidata da scienziati ostili al regime. Fermi non si occupava di politica, era tutto immerso nel suo lavoro e accettava le possibilità che gli venivano offerte. Ma nel corso degli anni maturò
uno stato d'animo sempre più insofferente verso il regime. Come ebbe a dirmi il professor Edoardo Amaldi, la fisica era diventata per loro la pillola quotidiana contro lo sconforto per quello che stava avvenendo. Ma qual era l'atteggiamento del regime fascista verso il loro lavoro? Ebbene, non se ne interessava molto. E comunque, mi disse Amaldi, c'era uno schermo protettivo ed era Orso Mario Corbino. Buongiorno professore. Orso Mario Corbino, fisico, senatore e direttore dell'Istituto di Via Panisperna, puntò su 3 cose essenziali: laboratori ben attrezzati, formazione dei ricercatori attraverso borse di studio all'estero e concentrazione dei fondi nei settori più promettenti. Avete paura? Nello sceneggiato Corbino è rappresentato con la barba, ma ecco la sua vera immagine. A Via Panisperna erano stati affibbiati a ognuno dei nomignoli, anche a Corbino. Il grande inquisitore era Majorana, io ero il cardinale prefetto alle biblioteche. Il cardinale Rasetti era il cardinale vicario, Fermi era il Papa e Corbino era il Padre Eterno, che stava in alto. E inoltre c'era Cesare Trabacchi, che era stato soprannominato la Divina Provvidenza, perché era lui che procurava le sostanze radioattive necessarie per gli esperimenti. Molti degli strumenti dell'epoca esistono ancora ed è molto interessante vederli oggi a distanza di tanto tempo. Quali strumenti utilizzavano Fermi e i suoi allievi di Via Panisperna per realizzare tutte quelle scoperte così importanti nel campo della radioattività artificiale? Beh, molti di questi strumenti si trovano oggi qui, nel Museo del Dipartimento di Fisica Enrico Fermi dell'Università di Roma La Sapienza, e a vederli c'è da rimanerne davvero stupiti, perché sembrano davvero il prodotto di un bricolage casalingo. Guardate questi contenitori, all'interno si racchiudevano degli elementi, delle sostanze da bombardare con i neutroni. Sono fatti artigianalmente, ce ne sono di legno, di cartone e ci sono persino delle provette di vetro. Non ce n'è una uguale all'altra. Pensate che i ragazzi di Via Panisperna avevano addirittura imparato a soffiare il vetro per realizzare alcune provette. Per delle sostanze liquide si utilizzavano dei colini, delle piccole tazzine, e sappiamo che alcuni elementi sono stati inviati dall'estero da dei colleghi che aiutavano Fermi, erano racchiusi in queste buste. Una volta pronto l'elemento all'interno del suo contenitore, lo si metteva dentro questo pozzetto di piombo, così è stato chiamato. Il piombo in effetti è un vero e proprio giubbotto antiproiettile contro le radiazioni, e lo si metteva, questo elemento, proprio qui al centro. Fa una certa impressione trovarsi di fronte a questi oggetti, perché sono quelli realmente utilizzati da Fermi, toccati dai suoi allievi durante gli esperimenti. È un po' come se ci trovassimo di fronte agli oggetti utilizzati da Leonardo da Vinci, da Galileo Galilei. Questi oggetti sono delle pietre miliari della storia della scienza. Allora ecco come si procedeva: si metteva il contenitore con gli elementi da bombardare qui dentro e si avvicinava a questa specie di lunga fialetta che conteneva delle sostanze che emettevano dei neutroni, quindi era una specie di pistola a neutroni così chiamata, e si metteva questa lunga fiala vicino, proprio a contatto quasi con l'elemento da bombardare, per qualche secondo. Poi si prendeva nuovamente il contenitore e si scappava dall'altra parte dell'istituto. Perché bisognava andare dall'altra parte dell'istituto? Beh, perché bisognava stare più distanti possibili da questa fonte di neutroni che poteva alterare le misurazioni. Ed ecco come si misurava la radioattività, con questo macchinario che è un contatore Geiger. E questo cilindretto, che era sensibile alla radioattività, era fatto con un tubetto di medicine, pensate, veramente uno strumento fatto con i pezzi di bordo, per così dire, e come Segre amava dire, una delle fonti principali di tutti gli ingredienti, degli strumenti che utilizzava Fermi per realizzare i suoi macchinari erano i ferramenta. E lo si intuisce anche da quest'altro oggetto. Se oggi per misurare distanze e dimensioni si usano a volte strumenti sofisticatissimi come laser, per esempio, bene, all'epoca bastava un righello simile a quelli che usiamo ancora adesso a scuola, tenuto fermo da una morsa. Sugli scaffali ci sono altri oggetti utilizzati durante gli esperimenti, come un cronometro per misurare la durata degli esperimenti, o questa specie di strano blocco, sembra quasi un formaggio, in realtà è paraffina, c'è ancora il simbolo RIF, Regio Istituto di Fisica. Non si direbbe, ma quel blocco di paraffina è stato fondamentale per aumentare l'efficacia degli esperimenti.
Si tratta davvero di materiali e strumenti molto semplici, quasi primitivi. Guardate questo schermo, è fatto di legno, era rivestito poi dietro con un foglio di piombo e serviva per proteggersi dalle radiazioni. Ma non bisogna lasciarsi trarre in inganno da questi strumenti e questi materiali così semplici. Quello che bisogna guardare non è la forma, ma il contenuto. In effetti questi studi, il principio scientifico che si seguiva e che dettava le regole di ogni esperimento, per l'epoca era quasi fantascienza. Nessuno fino ad allora si era mai addentrato così tanto nel campo della fisica nucleare. La mattina del 12 dicembre tutto era pronto ed il momento decisivo si avvicinava. Guglielmo Marconi a quel tempo era un uomo celebre in tutto il mondo, era al vertice della gloria e tra l'altro era anche presidente del CNR, era molto influente nel mondo della ricerca italiana e si adoperò per favorire le ricerche di Fermi. Ma lavorava in un campo diverso e non ci furono mai vere occasioni di incontro e di lavoro comune. Una delle cose più tipiche di Fermi, a detta di tutti coloro che gli furono vicini, era la sua grande chiarezza, la sua grande capacità di semplificare le cose. Perché per lui era importante capire subito l'essenza del problema senza perdersi in dettagli e poi ritornava indietro per chiarire i punti non spiegati. Tra l'altro, sorprendentemente, Fermi amava lavorare manualmente. Col sistema di Fermi che consisteva di farsi le cose di cui aveva bisogno, noi scherzando si diceva che se aveva bisogno di un chiodo sarebbe andato a scavare il ferro in miniera, cominciò a scegliersi un certo numero di ragazzi che gli sembrava che avessero delle possibilità in fisica e a educarli. Cioè lui ci dava lezione privata di fisica, 3 volte alla settimana, la sera ci portava al suo studio e ci insegnava la fisica. Bene, buonasera professor Amaldi, abbiamo il piacere di avere questa sera con noi il professor Ugo Amaldi, autorevole fisico al CERN di Ginevra, tra l'altro si occupa attualmente della fisica applicata alle terapie tumorali. Dunque, lei tra l'altro è figlio di Edoardo Amaldi, che è stato il più vicino collaboratore di Fermi in tutti quegli anni. E c'è una cosa curiosa, che Fermi in fondo pensava che la sua scoperta più importante non era quella per cui ebbe il premio Nobel, ma un'altra che forse avrebbe più ancora meritato il premio Nobel, che era una scoperta teorica e non sperimentale. Non solo Fermi, anche molti fisici lo pensano. È una teoria che lui fece l'anno 1933 sopra la disintegrazione dei nuclei. La teoria spiega come questa disintegrazione accada, si chiama oggi teoria di Fermi, e diede inizio a tutta una serie di conseguenze che hanno portato poi 50 anni dopo alla conclusione con la scoperta dei bosoni intermedi fatta da Carlo Rubbia. Quindi grande sperimentale ma anche grande teorico. Esattamente, interessato a tantissime cose diverse nel campo della fisica. Lei ha conosciuto direttamente Fermi perché naturalmente era di famiglia, quando venne in Italia insieme a suo padre vi trovavate. Che impressione ne ha avuto? La mia impressione era di una persona, naturalmente anche di riflesso a quello che avevo sentito da mio padre, fuori del comune. E l'esempio veramente più concreto è stato l'ultimo anno, quando venne già malato, ma ancora la malattia non era stata scoperta, e andammo in montagna insieme con le famiglie e la sera spiegava a noi, anche a me che ero al secondo anno di università, l'ultima cosa che lo interessava, ed era l'uso dei calcolatori appena inventati per fare delle nuove tipi di calcolo. E devo dire che ancora una volta questo dimostrava il suo grande interesse e la sua vastità di cultura scientifica. Quindi un uomo che cercava di cogliere immediatamente le cose e capiva l'importanza del nuovo. Assolutamente. Ed è stato un uomo in anticipo sui suoi tempi, tant'è vero che la sua scoperta della forza debole fu rifiutata dalla rivista Nature perché i tempi non erano ancora maturi. E dovette essere pubblicata sulla rivista Ricerca Scientifica Italiana. Grazie professore. Grazie a lei. In quegli anni, siamo alla fine degli anni 30, i ragazzi di via Panisperna formarono forse per la prima volta nella storia della ricerca una vera e propria équipe che lavorava in modo omogeneo su uno stesso problema. E questa fu una delle prove dell'intelligenza di Fermi, cioè quella di creare dei collaboratori in gamba per moltiplicare i risultati.
Una delle caratteristiche di Fermi era la capacità di trascinare gli altri. Creò un fortissimo gruppo non solo a Roma, ma in seguito anche alla Columbia University di New York, poi a Chicago, poi a Los Alamos, poi nuovamente a Chicago. Se lo guardi un po', lo puoi dir di no. I componenti del gruppo di Via Panisperna, del resto, erano molto uniti anche fuori dal lavoro. Facevano gite insieme, vacanze e anche scherzi. Discutevano di ogni argomento. Era una comunità non solo scientifica, ma intellettuale. Devi fare sempre quello che facciamo noi. Si ritrovavano spesso a casa di Fermi, che nel frattempo si era sposato. Questa atmosfera così amichevole e cordiale non intaccava però la ferrea disciplina che regnava nel laboratorio. Il lavoro di gruppo, mi diceva Edoardo Amaldi, era estremamente ben organizzato e la puntualità era rigorosa, non era ammesso un minuto di ritardo. Questa regola valeva anche per il pranzo, si interrompeva all'1:05 e si riprendeva alle 3, qualunque cosa succedesse. Cioè c'era un tempo per ogni cosa, per il lavoro, per il riposo e eventualmente anche per il divertimento. Questo era tipico di Fermi ed era un atteggiamento molto educativo. Fuori dal laboratorio intanto il paese cambiava rapidamente ed ecco come appariva Roma e l'Italia in quel periodo. Negli anni 30 l'Italia era un paese di 24 milioni di abitanti, in maggioranza uomini. Nonostante il regime avesse avviato una martellante campagna per l'incremento demografico, infatti, la natalità italiana durante il ventennio rimase bassa, al pari degli altri paesi progrediti. La riforma della scuola, soprattutto nella versione varata da Giuseppe Bottai nel 1939, fascistizzò l'istruzione senza però produrre una reale incidenza sul livello culturale dei cittadini, tanto che l'analfabetismo restò ancora molto diffuso, con pochissimi laureati e un rapporto operai-impiegati che nella piccola industria era di 100:2. Gli italiani percorrevano le città in bicicletta, lavoravano anche il sabato, ballavano al suono del grammofono e assistevano alle prime proiezioni di film sonori. Impazzivano per le gesta di campioni come Primo Carnera, campione del mondo dei pesi massimi nel 1933, e per le imprese della nazionale di calcio, che vinse i campionati del mondo del 34 e del 38. Ma mentre l'avveniristico transatlantico Rex veniva inaugurato nel settembre del 1932 tra le acclamazioni delle masse, nella vita di tutti i giorni gli italiani dovevano fare i conti con una povertà diffusa. Su 100 appartamenti, 88 non disponevano di gabinetto, che in genere era costruito sul ballatoio e usato in comune da più famiglie. Viaggiare in treno era un lusso anche in terza classe. Le scarpe venivano fabbricate utilizzando ritagli di cuoio rigenerato che venne chiamato salpa. Ma intanto a 430 lire si poteva acquistare il primo esemplare di radio, presentato nel 1935 alla Fiera Campionaria di Milano e battezzato da Mussolini Balilla, proprio come la popolarissima automobile costruita in quegli anni dalla Fiat. Tra una canzone di propaganda e l'altra, gli italiani ascoltavano Maramao perché sei morto o i primi ritmi sincopati di Alberto Rabagliati e Natalino Otto. In quegli anni tutti i componenti del gruppo di Via Panisperna viaggiano molto. In uno dei suoi primi viaggi all'estero, a Leida, in Olanda, Fermi conosce Albert Einstein. Ecco quello che Fermi dice di lui in una lettera all'amico Persico. Einstein è stato qui una ventina di giorni. È una persona molto simpatica, benché porti un cappello a tesa larga per darsi l'aria di un genio non compreso. È stato preso da una simpatia vivissima per me, che non poteva fare a meno di dichiararmi ogni volta che mi incontrava. Bisogna dire che Fermi, di costumi semplici, era abbastanza refrattario a ogni forma di originalità vestimentaria.
Del resto l'eleganza non faceva parte del suo mondo, come si può dedurre da questa fotografia che lo ritrae con questo curioso berretto e un impermeabile alla Tenente Colombo. Oppure quest'altra fotografia dalla quale esibisce un copricapo veramente fuori ordinanza, oltre a delle ghette della Prima Guerra Mondiale. L'importante naturalmente è quello che c'è sotto il cappello, e sia Einstein che Fermi avevano tutto quello che occorreva. Nel 1934 comincia una serie di eventi strabilianti per la fisica e cercheremo di raccontarli nel modo più semplice possibile, perché la sequenza che vedrete nei prossimi 10 minuti è quella che ha permesso all'uomo di penetrare nel più intimo della materia, nel nucleo dell'atomo, con tutte le conseguenze che oggi conosciamo. Il primo evento ha luogo a Parigi. Nel gennaio del 1934 Irène Curie, che è la figlia di Marie Curie, e il marito Joliot scoprono la radioattività artificiale. Enrico Fermi, venuto a conoscenza di questi studi, pensa di migliorare il sistema per riuscire a bombardare il nucleo dell'atomo. Buonasera Paco Lanciano. Buonasera. Questa sera lei addirittura ci ha portato in studio un biliardo per tentare di spiegare questo meccanismo molto importante per tutta la fisica che seguirà, ma anche non facile da spiegare. Sì, abbastanza complicato. Cerchiamo di spiegarlo nel modo più semplice possibile. Partiamo da questa osservazione. Tutta la materia che ci circonda è composta da atomi e i nuclei degli atomi sono fatti da neutroni e protoni. Esistono atomi diversi, naturalmente esistono atomi grandi, come il piombo, l'uranio, atomi pesanti, composti da tanti protoni e tanti neutroni, atomi intermedi come l'ossigeno, come il carbonio, e atomi molto leggeri come per esempio l'elio o l'idrogeno, ma tutti sono composti da queste due particelle. C'è una caratteristica molto particolare degli atomi molto pesanti, è che per così dire perdono i pezzi spontaneamente. Sono, come si dice, radioattivi naturalmente, cioè dopo un certo periodo di tempo perdono una parte. Per esempio, se questo fosse il polonio, perderebbe una coppia di protoni e neutroni. Bene. E questa è la radioattività naturale. Fermi pensa di usare queste particelle come proiettili per entrare nel nucleo dell'atomo, però si accorge che, come avevano fatto Joliot e Curie, usare questa doppia coppia in realtà è un sistema poco efficiente. Perché? Perché i protoni vengono respinti dalla carica positiva degli altri protoni. E quindi lui cerca di trovare dei neutroni, cioè degli elementi neutri che possono entrare nel nucleo. Ma la natura non permette di avere degli elementi che forniscano direttamente neutroni. E allora costruisce un marchingegno, cioè usa i proiettili che la natura mette a disposizione, questa doppia coppia, per colpire un elemento che una volta colpito spara fuori un neutrone. Questo è il berillio e questo insieme è una sorta di pistola neutronica. Quindi è una specie di gioco di carambola di atomi e di particelle che permette a questa pistola, diciamo, microscopica di sparare una particella per entrare nel nucleo dell'atomo. Ora, cerchiamo di rivedere questo meccanismo con una realtà virtuale. Ecco, l'elemento radioattivo naturale produce il primo proiettile che colpisce il berillio, da questo esce il neutrone e ora con questo neutrone possono colpire tutti gli elementi del sistema periodico, fino agli elementi più pesanti. Ogni volta che avveniva uno di questi bombardamenti, i collaboratori e lo stesso Fermi dovevano correre dall'altra parte dell'edificio di via Panisperna. Perché? Sì, perché dovevano registrare se c'era stata l'assorbimento del neutrone e quindi se l'atomo era diventato radioattivo. Per farlo non potevano rimanere in questo campo di battaglia in cui passavano neutroni e particelle, ma dovevano allontanarsi rapidamente il più possibile per riuscire a misurare con un Geiger, che era dall'altra parte dell'edificio, l'eventuale radioattività che avevano generato. Vediamo come si svolgeva questo lavoro in via Panisperna. Passami la pistola a neutroni. La pistola è pronta. Dammi la provetta. Vai. Entrare in un tempio.
Buongiorno, professore. Buongiorno, professore. Buongiorno. Ma che succede? Solo i ragazzi lavorano. Abbiamo vinto la prima battaglia. Colpo su colpo sono stati bombardati e sconfitti i nuclei di una sessantina di elementi chimici e da ben 41 abbiamo ottenuto sostanze radioattive. Vedete, l'obiettivo del professor Fermi è di produrre artificialmente sostanze radioattive. Laggiù vengono bombardati atomi non radioattivi, poi vengono trasportati subito in un altro laboratorio dove un contatore Geiger ci dice se si è prodotta o no radioattività. Ma perché correre? La radioattività artificiale spesso dura solo pochi secondi. Ma allora non serve a niente. Se con un fiammifero posso accendere un filo di paglia, allo stesso modo posso anche incendiare una foresta. Quello che conta è il metodo, il principio sperimentale. Chiarissimo. Queste cose avvenivano qui, in questo corridoio di via Panisperna, è un corridoio che esiste ancora ed è lungo quasi 25 metri. Oggi si trovano qui degli uffici del Ministero dell'Interno, ma vi sarà poi qui un museo dedicato a Enrico Fermi. Mi diceva il professore Edoardo Amaldi che ci fu un momento in cui qui avveniva una misura ogni 2 minuti, dalle 8 del mattino alle 7 di sera, cioè 30 corse all'ora, erano allenatissimi. Nell'estate del 1930, lavorando su degli atomi di uranio, succede una cosa imprevista. Bisogna fare altre analisi. Portate anche queste in laboratorio e fate presto. Voglio un risultato sicuro entro stanotte. Sbrigati. Sai che differenza c'è tra una cosa morta e una viva? Che la cosa morta si comporta sempre allo stesso modo, qualunque stimolo tu le dai. Quella viva no. Bella scoperta, eh? Ci sono arrivato stanotte. Secondo me l'uranio è come un essere umano. Ha un'anima e si sta divertendo alle nostre spalle. Altrimenti non mi spiego questi dati. Ma che sta succedendo, professore? Sta succedendo che il contatore Geiger rivela una radioattività assai più alta del previsto. O il contatore è impazzito o abbiamo provocato qualcosa che non capisco. Incredibile. Sta misurando una radioattività doppia rispetto a quella naturale dell'uranio. Cos'era successo? Era avvenuta la prima fissione atomica della storia, sia pure in miniatura. Per la prima volta si era scisso il nucleo dell'uranio. Fermi e i suoi collaboratori non si accorsero di questo clamoroso risultato perché quello che osservavano era solo un forte aumento della radioattività. Non soltanto, ma da questo bombardamento sembravano uscire addirittura altri elementi che non esistono in natura, più pesanti dell'uranio, cioè elementi transuranici. Abbiamo ripetuto le analisi 5 volte. Dall'uranio bombardato sono venuti fuori 2 elementi, ancora più pesanti, nuovi, mai esistiti sulla faccia della Terra. Creati da noi. Li possiamo chiamare Enrico, Bruno o Ridolini. Come ti pare a te? Bisogna pubblicare i risultati subito. Lo sai, no, cosa succede a chi tiene le scoperte nel cassetto? E gliele rubano, il merito se lo piglia qualcun altro. Non sono più i bei tempi, tutti scienziati, tutti fratelli. Solo chi arriva per primo vince in questo mestiere. Calma. Calma. Non stiamo mica inseguendo nessuno, no? Già me li vedo i titoli sui giornali. Scoperti 2 elementi nuovi a via Panisperna. 2 elementi transuranici. Transuranici è brutto. Ci vogliono 2 nomi nuovi. Come li chiameremo? Li faremo battezzare da Corbino. Ogni creatore di via Panisperna è anche figlio suo, no?
Questi risultati sorprendenti creano una grande agitazione all'Istituto di Fisica e vengono confermati da successivi esperimenti. A quel punto Corbino, nel corso di una conferenza all'Accademia dei Lincei, annuncia solennemente la scoperta. I due presunti elementi transuranici vengono chiamati Ausonio e Esperio, in omaggio a due antiche popolazioni italiche. Fermi, che non era al corrente di questa uscita pubblica, si irrita molto perché ritiene che sia ancora troppo presto per un tale annuncio. Mancano ulteriori conferme sperimentali e un'interpretazione dei dati e cerca di buttare acqua sul fuoco, ma ormai la stampa internazionale è sull'avvenimento. Die italienische Schule, bereits Avantgarde, empfängt durch ihre geschätzte Anwesenheit ihre höchste Anerkennung für dieses vollendete Werk der Entdeckung des Ausoniums und des Hesperiums ist. Dieses imponierende Resultat ist die Frucht eines Jahres harter Arbeit, in dem Professor Fermi und seine Mitarbeiter mi sono scordata quel po' di fisica che sapevo. Cosa vuol dire sezione d'urto dei neutroni? Me lo sono scordato anch'io, tesoro. Non puoi capire. E se non fosse vero? Se l'ausonio e l'esperio non esistessero? Ma tu sai benissimo che è vero. E poi tutta questa fretta, questa frenesia di gridarlo ai 420, non è serio. È antiscientifico. What is the secret of the school in Via Panisperna? Our secret? It's right out in the open. Teamwork, no? Che ne pensate dell'assenza del professor Einstein da questo congresso? Chiedetelo ad Einstein. È vero che la radioattività artificiale permetterà di guarire i tumori? A Via Panisperna non crediamo ai miracoli. Ma certamente adesso la radiomedicina farà passi da gigante. È vero che il professor Fermi ha regalato alla regina una boccetta di cristallo con dentro l'ausonio? Sottovalutate il buon gusto di Enrico Fermi? Penso proprio di no. E perché non li avete chiamati Littorio e Mussolinio? Non sarebbe stato di buon augurio, visto che la vita di una sostanza radioattiva dura al massimo un quarto d'ora. Quanto costano allo Stato i vostri esperimenti? Meno, molto meno di quanto sarebbe necessario. Speriamo che dopo questo congresso ci aumentino i fondi. Ma dov'è Sua Eccellenza? È vero che è partito all'improvviso? No, il professor Fermi è solo un po' indisposto. Parlerà domani, come previsto. Grazie. Enrico Fermi avrà più tardi la conferma dei suoi dubbi quando si scoprirà che l'interpretazione era sbagliata, cioè non si era creato né Ausonio né Esperio. La cosa strana è che all'epoca nessun fisico se n'era accorto, anche i più grandi fisici europei avevano replicato gli esperimenti ottenendo gli stessi risultati e confermando la creazione di nuovi elementi transuranici. Solo una chimica tedesca, Ida Nodda, che in un articolo aveva ipotizzato la possibilità che si fosse verificata la scissione dell'uranio in vari frammenti. Per tutta l'estate nell'istituto di Via Panisperna la ricerca continua perché si intuisce che si è ormai trovata la strada per penetrare nell'infinitamente piccolo della materia, anche se a volte si procede alla cieca, senza comprendere bene gli strani fenomeni che si stanno producendo. Fermi e i suoi decidono a questo punto di iniziare una serie di ricerche sistematiche per tentare di capire certi apparenti paradossi, fin quando si arriva al momento cruciale. La mattina del 20 ottobre, mentre gli altri ricercatori sono impegnati in una sessione d'esami, Fermi decide di iniziare da solo la sperimentazione con una nuova apparecchiatura con schermi di piombo. Andatevene a casa. Oggi non c'è lezione. E qui succede una cosa del tutto imprevista, destinata ad avere enormi conseguenze. Cosa succede quella mattina del 20 ottobre? Paco Lanciano. Succede una cosa strana, che Fermi decide di mettere uno schermo fra i neutroni e gli atomi da colpire. In un primo tempo pensa di mettere del piombo, poi improvvisamente decide di mettere un blocco di paraffina e questo permette di rallentare i neutroni e avere una efficacia estremamente maggiore nel bombardamento e nella creazione di elementi radioattivi. Ma perché la paraffina rallenta i neutroni?
Ecco, vediamo di capirlo con questo semplice esempio. Se lanciamo questo neutrone contro delle palline molto più leggere, vediamo se viene rallentata. Ecco, la palla del biliardo torna più o meno alla stessa velocità, cioè il nostro neutrone non è stato rallentato. Se colpiamo una massa molto maggiore, vediamo cosa succede. Ancora continua ad andare ad alta velocità. Ma se colpiamo con questo neutrone dei protoni, cioè delle particelle che hanno più o meno la stessa massa, ecco quello che succede. Continua lentamente, cioè viene rallentato. Ed è proprio questo che Fermi riesce a ottenere perché nella paraffina ci sono atomi di idrogeno, cioè protoni, che hanno proprio la stessa massa del neutrone. E questi neutroni lenti sono estremamente efficaci. Fermi non immaginava neppure lontanamente che conseguenze avrebbe avuto quel piccolo esperimento. 10 anni dopo, nel deserto del New Mexico, 3.000 scienziati e ingegneri, proprio sotto la sua guida, avrebbero utilizzato quell'intrigante scoperta per accendere per la prima volta il fuoco nucleare. Ma nell'ottobre del 1934 queste prospettive sono impensabili. Il gruppo di Via Panisperna sta piuttosto cercando di verificare con i semplici mezzi a disposizione la realtà di questo fenomeno. Gli esperimenti continuano tra lo stupore generale e per avere la conferma che sia veramente l'idrogeno a rallentare i neutroni, qualcuno propone di utilizzare la vasca che si trova nel giardino. La vasca è piena d'acqua e l'acqua è composta in gran parte da idrogeno. Allora, questi pesci? Non ci riesco, non ce la faccio proprio, mi scappa. Va bene, non importa, lasciamoli dentro l'acqua. Ma perché nell'acqua? Perché l'acqua contiene idrogeno. A furia di sbatterci contro, il proiettile deve per forza rallentare. Appunto, è proprio questo che non capisco. Più è rallentato, meno energia ha quando raggiunge il nucleo. È già spompato, no? Questo è un tipico ragionamento da tennista. Più schiacci la palla e più rimbalzo. E invece? E invece niente. Le regole del tennis le conosciamo, quelle del nucleo no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corbino, il direttore dell'istituto, venuto a conoscenza delle possibili applicazioni pratiche in campo medico, convince Fermi e i suoi collaboratori a depositare immediatamente un brevetto. Professor Amaldi, è curiosa questa vicenda del brevetto, perché in fondo era abbastanza insolito questo per quel tempo. Effettivamente nei giorni successivi alla scoperta i giovani di Via Panisperna si accorsero che si potevano produrre con questi metodi molte sostanze radioattive nuove e utili e il brevetto fu preso qualche giorno dopo e questo tema tornò continuamente nelle discussioni del gruppo. Io qui ho portato una lettera di un anno dopo, esattamente il 23 di ottobre del 1935, di Enrico Fermi al direttore dell'Istituto di Sanità Domenico Marotta, nella quale si parla di isotopi per la radioattivi artificiali per le applicazioni mediche sia di diagnostica che di terapia e cercarono di costruire degli acceleratori, anche chiesero soldi per dei ciclotroni per fare questo e poi naturalmente il Consiglio Nazionale di Ricerche non finanziò e quindi il ciclotrone... Quindi già allora c'erano i problemi di finanziamento, ma curiosamente è una cosa che lei fa oggi con dei ciclotroni, con degli acceleratori di particelle per curare i tumori con il suo progetto Tera. Che cos'è il progetto Tera? Beh, ci troviamo proprio vicino al modellino del futuro Centro Nazionale di Adroterapia della Fondazione Tera e questo modellino ci consentirà di capire come questa tecnologia in futuro salverà moltissime vite umane. Il cuore di tutto il sistema è un acceleratore di particelle, cioè un'apparecchiatura che fa correre sempre più velocemente delle particelle piccolissime all'interno di un anello fatto di tubi con magneti, tubi speciali, e fa loro raggiungere, anzi sfiorare, quasi la velocità della luce, cioè 300.000 km al secondo. Se volete è un po' come un immenso fucile con la canna ricurva e le pallottole che si utilizzano sono particelle piccolissime, sono protoni, cioè nuclei di atomi oppure ioni di carbonio.
Gli acceleratori sono solitamente delle apparecchiature utilizzate dai fisici per studiare la materia, si fanno collidere delle particelle, si vedono e si studiano gli effetti, eccetera. E di solito questi anelli hanno delle circonferenze di decine di chilometri, ma in questo caso la circonferenza sarà solo di poche decine di metri, cioè ricorderà un po' le apparecchiature utilizzate da Fermi, e non servirà per studiare la materia, ma per colpire e uccidere i tumori. Ecco come. Ogni 2 secondi miliardi di particelle verranno sparate all'interno dell'anello grazie a questo iniettore e cominceranno a girare vorticosamente dentro l'anello. Pensate, in un secondo faranno 1 milione di giri e a ogni giro acquisteranno sempre più energia, un po' come quando si fa roteare una fionda, e poi usciranno dall'anello attraverso questo percorso per raggiungere i pazienti colpiti da tumore, pazienti allungati su lettini o seduti su poltrone a seconda del tipo di tumore. Nel caso di tumori difficili da raggiungere ci sarà una struttura speciale chiamata testa rotante di magneti che permetterà di indirizzare e focalizzare meglio il raggio di particelle. Il trattamento durerà soltanto 2 minuti, sarà totalmente indolore e verrà ripetuto per 10 giorni di seguito. E per capire meglio gli usi e l'efficacia di questo futuro centro di adroterapia è venuto a trovarci il professor Umberto Veronesi. Professore, buongiorno, grazie per essere venuto. Senta, professore, su quali tumori potrà essere efficace questa tecnologia? Noi pensiamo a tumori molto piccoli e soprattutto situati in posizioni molto delicate, vicino a organi difficili da trattare chirurgicamente, vicino al sistema nervoso centrale, al cervello, all'occhio, o in profondità nell'addome e soprattutto nei tumori dei bambini. Quindi diciamo una tecnologia rispetto a quelle che esistono già oggi molto più precisa, molto più efficace, molto più potente. Sì, noi pensiamo che poter utilizzare le particelle pesanti permette al raggio di radiazioni di arrivare a un punto preciso in maniera millimetrica e depositare questa energia distruttiva nel luogo desiderato. Questo va benissimo per i tumori di minime dimensioni, per cui l'intervento chirurgico sarebbe inutilmente devastante. Esistono già all'estero dei sistemi, delle tecnologie analoghe? Esiste una apparecchiatura in California, un'altra in Giappone, ma devo dire che incominciano a essere un po' vecchiotte, anche se sono di pochi anni, e questo progetto, a mio parere, è il più avanzato del mondo. La ringrazio. Esiste un altro uso della radioattività estremamente utile nella lotta ai tumori. Ora noi ci troviamo qui a Milano nella divisione di medicina nucleare dell'Istituto Europeo di Oncologia e in questa divisione vengono utilizzate delle apparecchiature molto sofisticate chiamate gamma camere in grado di individuare, scovare con precisione eventuali tumori nel corpo di una persona e lo fanno utilizzando i cosiddetti traccianti radioattivi. Si fa un'iniezione ad un paziente con una sostanza che va a fissarsi esattamente sul tumore e ad essa sono stati aggiunti pochi atomi radioattivi, innocui, che si concentrano anch'essi sul tumore. E da fuori questa macchina rivela immediatamente le aree più radioattive del corpo, fornendo una mappa precisa del tumore, della sua posizione e della sua estensione. Nell'80% dei casi in tutti gli ospedali del mondo come traccianti si usano atomi radioattivi del tecnezio, un nome un po' curioso, e il tecnezio è stato scoperto proprio da uno degli allievi di Fermi, Emilio Segre. I ragazzi di Via Panisperna facevano ricerca pura, ma già allora la prima applicazione pratica che venne loro in mente di queste incredibili scoperte che stavano facendo, era in campo medico, cioè già nel 1934 pensavano a traccianti radioattivi, a radioterapie, insomma pensavano a una radioattività per salvare le persone, non certo per ucciderle. E i reparti di medicina nucleare di tutti gli ospedali del mondo, compreso anche il progetto Terra, non sono altro in fondo che l'evoluzione di questa loro grande intuizione. Inutilmente per ottenere nuovi finanziamenti. Vede che in altri paesi si cominciano a costruire degli acceleratori di particelle e si rende conto che il primato scientifico italiano, raggiunto con tanti sforzi, rischia ora di essere vanificato. E a questo punto, siamo nella primavera del 1938, che avviene una tragedia, la scomparsa di Ettore Majorana, un vero e proprio giallo.
Sul caso Majorana sono nate polemiche a non finire. Noi non entreremo in queste polemiche, cercheremo di attenerci il più possibile ai fatti. Chi era Majorana? C'è una cosa su cui tutti sono d'accordo. Era un genio. Era nato a Catania, da famiglia benestante, e aveva collaborato con il gruppo di Fermi, anche se, essendo un fisico teorico, non lavorava nel gruppo sperimentale. Ecco cosa diceva in proposito Edoardo Amaldi. Io penso che Majorana vada ricordata, dobbiamo ricordare, ma per le sue qualità veramente notevoli che aveva, soprattutto di fisico e di matematico e di persona anche sul piano umano estremamente gradevole, in certe circostanze molto spiritosa, molto acuta, molto intelligente, anche se non di rado un poco amaro. Ma cosa successe esattamente a Majorana? Ecco una ricostruzione della sua scomparsa fatta in base ai documenti disponibili. Nei primi mesi del 1938 il 31enne Ettore Majorana vive a Napoli. Insegna fisica teorica all'università e alloggia nell'albergo Bologna di via De Pretis. Il 25 marzo, dopo essersi fatto inviare dal fratello la sua parte del conto in banca di famiglia, Ettore ritira tutti i suoi stipendi arretrati. Ettore Majorana. Ah, siete voi il professor Majorana. Finalmente. Ci sono 4 stipendi da ritirare. In tutto ha con sé 13.000 lire dell'epoca, una ventina di milioni dei giorni nostri e un passaporto valido. Prima di uscire dall'hotel lascia sul tavolo della sua stanza una lettera diretta ai genitori, chiede perdono e li prega di non indossare il lutto per più di 3 giorni. Sembrano parole di chi sta pensando di togliersi la vita. Poi lascia l'albergo e imposta un'altra lettera dello stesso tono, questa volta indirizzata ad Antonio Carrelli, il direttore del suo istituto universitario. In essa spiega di aver preso una decisione ormai inevitabile. Quindi il fisico va al porto e si imbarca sul postale della Tirrenia diretto in Sicilia. Il traghetto arriva a Palermo il mattino successivo e Majorana si sistema in una stanza dell'Hotel Sole. Lì scrive una seconda lettera a Carrelli. Il mare mi ha rifiutato, spiega. Tornerò a Napoli, ma rinuncerò all'insegnamento. È l'ultimo documento autografo di Ettore Majorana, l'ultima prova certa della sua esistenza in vita. Da questo momento entriamo nel campo delle ipotesi. Anzitutto, Ettore ha mantenuto la sua parola, ha fatto davvero ritorno a Napoli. La Tirrenia sostiene che il suo biglietto di ritorno è stato regolarmente utilizzato, ma del tagliando non c'è traccia. Inoltre, le testimonianze degli altri passeggeri del postale sono confuse. Professore! Professor Majorana! Dunque Majorana potrebbe essere rimasto a Palermo, magari dando il suo biglietto a qualcuno e comprando la sua identità. È la tesi di chi sostiene che Ettore, in tutti questi anni, si sarebbe nascosto sotto le spoglie di un barbone di Mazara del Vallo, ma l'unica inchiesta seria in merito, condotta dalla magistratura, ha smentito tutto. Allora forse Majorana si è imbarcato gettandosi in mare durante il viaggio. Ma come mai il corpo non fu mai ritrovato? Va detto che in quel tratto di mare le correnti erano molto forti e i fondali profondi. Del resto, le ricerche all'epoca non disponevano dei mezzi attuali. Ma Ettore potrebbe aver deciso di arrivare a Napoli e poi di sparire, magari ritirandosi in convento. In proposito, un padre gesuita della chiesa del Gesù Nuovo di Napoli ha sostenuto di aver ricevuto la visita di Majorana che gli chiedeva le modalità di ingresso nel convento. E altri frati giurano di aver visto un uomo assai somigliante allo scienziato soggiornare in istituti religiosi. Ma le testimonianze, come spesso accade in casi come questo, si intrecciano e si confondono fino a sfumare nelle fantasie e nelle leggende, e l'inchiesta giudiziaria non ha portato a nessuna conclusione certa. Qualcuno ha ipotizzato che Majorana fosse angosciato dalle potenzialità distruttive dell'atomo, ma i fisici escludono che a quell'epoca si potesse anche solo immaginare una cosa del genere, che era fuori dalle conoscenze del tempo. Ciò che invece è certo è che Ettore Majorana era una persona taciturna, chiusa, introversa,
Un uomo ai limiti della depressione che comunque soffriva per motivi caratteriali e personali la fatica quotidiana del vivere. E per questo, probabilmente, aveva deciso di sfuggirla, scomparendo o togliendosi la vita. Molti ritengono che le lettere inviate da Majorana fossero un chiaro sintomo della sua depressione. Una depressione, del resto, è ben noto, può portare al suicidio. Ne parliamo col professor Giovanni Cassano, che dirige qui a Pisa il centro Depressione e Ansia. Professor Cassano, perché la depressione può portare al suicidio? Ma innanzitutto la depressione porta al paziente una visione del mondo negativa, delle sue azioni, del suo passato, del suo presente. La vita è tutto un inganno e a volte il depresso pensa di essere condannato a vivere in eterno per soffrire in eterno e si teme che col passare del tempo queste sofferenze debbano solo aumentare e non ridursi. C'è una sensazione di impossibilità di essere aiutati, di impossibilità di essere curati. Quindi diciamo che la morte è un po' una liberazione a questo punto. La morte sembra l'unica cura per questo paziente. Oggi dobbiamo far sapere ai pazienti che questa è una malattia che si cura e che il suicidio e il desiderio di morte è soltanto un sintomo della malattia che dobbiamo prevenire. Tutto questo naturalmente prescinde dal caso di Majorana, ma diciamo è qualcosa che riguarda in generale la malattia. Certo, non posso fare riferimento diretto a questo caso. Certamente molti elementi sembrano orientare in questa direzione, ma la parola finale non può venire dal medico in questo caso. Grazie professore. Ma c'è un altro trauma che colpisce il gruppo di via Panisperna in quel periodo ed è la promulgazione delle leggi razziali. Siamo nel 1938, la persecuzione degli ebrei, cominciata nella Germania nazista, arriva anche in Italia. Non è possibile il matrimonio con il suddetto Pandolfi Renato, di razza ariana, secondo le norme per la tutela della razza. Abbiate pazienza, no. Mio nonno lo possiamo considerare israelita solo secondo la legge non scritta degli ebrei, per la quale la discendenza è data dalla madre. Infatti la mia bisnonna si chiamava Ester di nome e faceva Levi di cognome. D'altro canto, il mio bisnonno era ariano puro, Giacomo Farinacci. Nel luglio del 1938 il Giornale d'Italia pubblica senza firma il manifesto di un gruppo di pseudoscienziati. In esso si afferma che esiste una pura razza italiana alla quale gli ebrei non appartengono. È l'inizio dell'antisemitismo fascista. Il 6 ottobre 1938 il Gran Consiglio del Fascismo viene appositamente convocato per prendere in esame la questione ebraica. Mussolini e i suoi gerarchi accolgono le indicazioni del manifesto e proclamano che è giunto il momento di rendere l'Italia definitivamente antisemita. Il primo e principale provvedimento che attua le deliberazioni del Gran Consiglio è il decreto legge del 17 novembre 1938. Vengono vietati i matrimoni dei cittadini di razza ariana con cittadini di altra razza. Si stabilisce l'esclusione degli ebrei dal servizio militare, dalle cariche pubbliche e da tutte le amministrazioni. Si limitano i loro diritti nel campo della proprietà, nella gestione delle aziende economiche e nell'esercizio delle libere professioni. Subiscono la persecuzione circa 51.000 persone e anche se gli episodi di violenza fisica restano contenuti, 50 ebrei si tolgono la vita. La furia razzista dei nazisti non sarà mai eguagliata, ma l'antisemitismo permea la vita del paese in tutti i suoi comparti. Gli ebrei vengono espulsi da tutte le scuole e persino dalle associazioni ricreative, dalle società di protezione degli animali e dai circoli canottieri. E sulle vetrine di alcuni locali pubblici compaiono le scritte: vietato l'ingresso ai non ariani. Si proibiscono l'allestimento di spettacoli teatrali scritti da ebrei e la loro assunzione nell'industria turistica o in aziende ritenute strategiche come la Fiat. Ma uno dei settori in cui il regime colpisce più duramente è senza dubbio quello della cultura. Gli ebrei sono esclusi dalle accademie e dall'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. 96 professori, che rappresentano ben il 7% dell'intero corpo docente ordinario,
vengono costretti ad abbandonare la cattedra universitaria perché non ariani. Sono sospese le pubblicazioni di libri scritti da ebrei, anche su specifici argomenti scientifici, e agli ebrei è impedito l'accesso alle biblioteche di tutti gli istituti universitari, alcune delle quali essi stessi avevano contribuito a fondare. Scienziati, storici, filosofi, il paese perde alcuni dei suoi migliori cervelli. Ma tutto questo è solo il preludio di avvenimenti ben più gravi. L'8 settembre del 43, infatti, il regime passerà dalla persecuzione dei diritti degli ebrei alla persecuzione delle loro vite. Oltre 8.500 ebrei italiani saranno deportati nei campi di sterminio nazisti e soltanto 1.000 torneranno indietro. Nel gruppo di Via Panisperna c'erano molti ebrei, c'era Emilio Segre, Bruno Pontecorvo e ebrei erano anche molti altri collaboratori. Fermi non era ebreo, ma lo era la moglie Laura. Nel frattempo erano morti due dei grandi protettori di Enrico Fermi, cioè Guglielmo Marconi e soprattutto Orso Mario Corbino, direttore dell'Istituto di Fisica, soprannominato il Padre Eterno. A quel punto la ricerca diventava molto più difficile e la prospettiva di partire sempre più concreta. In Germania, patria di grandi fisici, le cose andavano ancora peggio. Le persecuzioni razziali avevano spinto molti scienziati a lasciare rapidamente il paese. In questo esodo massiccio emigrarono in America fisici del calibro di Einstein, Leo Szilard e molti altri. Dall'Italia partirono Emilio Segre, Bruno Pontecorvo, Bruno Rossi e lo stesso Fermi, per non citare che i più famosi. Fermi lascia l'Italia alla fine del 1938. Deve andare a Stoccolma per ricevere il premio Nobel. Quando i cinegiornali del tempo proiettarono le immagini di Fermi che ritirava il premio Nobel, la stampa fascista si indignò. Fermi non era in camicia nera ma in frac e invece di fare il saluto fascista aveva semplicemente stretto la mano al re Gustavo. Fermi, prima di partire, confida a Rasetti e ad Amaldi le sue vere intenzioni. Di lì proseguirà direttamente per gli Stati Uniti con la sua famiglia e non tornerà mai più indietro. Perché non viene a dormire? Non lo so. Ci penseremo sempre. A che cosa? Se abbiamo fatto bene. Chissà, magari le cose sarebbero cambiate. No. Non avremo nessun rimpianto. Hai ragione. Noi non siamo immigranti. Diventeremo americani senza nemmeno accorgercene. Certo. Fermi arriva a New York nel gennaio del 1939 e qui comincia la seconda parte della sua avventura scientifica e umana, quella che lo porterà a costruire il primo reattore nucleare, la famosa pila, e quindi a partecipare alla realizzazione delle due prime bombe atomiche. Nello stesso anno in cui Fermi arriva negli Stati Uniti, in Europa cominciano a soffiare venti di guerra. È alle porte il più grande conflitto di tutti i tempi. Le industrie belliche della Germania nazista girano a pieno ritmo. Hitler si prepara a invadere gran parte dell'Europa. Nessuno, pensa, sarà in grado di resistere al suo rullo compressore. Proprio quando Fermi sbarca in America succede una cosa alla quale pochi prestano attenzione, ma che provoca subito scalpore nella comunità scientifica. A Berlino due scienziati tedeschi, Otto Hahn e Fritz Strassmann, continuando gli esperimenti di Fermi, scoprono che il procedimento inventato dai fisici italiani produceva effettivamente la scissione dell'atomo. La notizia comincia a spargersi agli inizi del 1939 negli ambienti dei ricercatori e alcuni scienziati, tra cui Fermi,
cominciano a ipotizzare la possibilità di una reazione a catena capace di produrre immense quantità di energia. Dapprima sembra soltanto un'ipotesi teorica, ma Fermi, che nel frattempo ha cominciato a lavorare all'Università di Columbia a New York, si pone subito il problema di verificarla sperimentalmente. All'Università di Columbia Fermi incontra Leo Szilard, un fisico ungherese rifugiato negli Stati Uniti per problemi razziali. Szilard avrà un grande ruolo nel mobilitare scienziati, politici e militari americani, spingendoli a realizzare al più presto una bomba atomica. Tornerò tra qualche giorno, forse andrà meglio. A Berkeley si produceva il plutonio, ma soltanto a livello sperimentale. Per fare una bomba, anzi più di una, erano necessarie grandi quantità. A quel tempo bisogna dire che le idee non erano molto chiare, si trattava di un campo infatti del tutto nuovo e non era semplice passare dalle formule, dai calcoli matematici sulla lavagna alla realtà militare. Sentiamo in proposito la testimonianza di Emilio Segre, uno dei ragazzi di via Panisperna, emigrato anche lui negli Stati Uniti per questioni razziali e che era entrato a far parte del gruppo degli scienziati che preparavano la bomba atomica. L'entrata seria del governo americano nelle cose atomiche è dopo Pearl Harbor, cioè dopo il dicembre del 41. Fino a allora già si cominciava a sapere che probabilmente si poteva fare una pila, una reazione a catena controllata. Si sapeva che l'uranio 235 andava separato dall'isotopo 238 per poter fare una bomba. Se la bomba si poteva fare, che non si sapeva. Ma se si poteva fare bisognava certo separare l'isotopo. E verso il 41-42 scoprimmo noi Kennedy, Seaborg, io e Wall, che si poteva anche fare una bomba col plutonio, o che il plutonio perlomeno poteva sostituire l'uranio 235, e questo è alla nascita del progetto. Poi piano piano c'entra il governo. Il governo c'entra fortemente, pesantemente nel settembre del 42. Non era il governo che diceva a noi di fare, eravamo noi che raccontavamo al governo. Tant'è vero che tutti i brevetti del principio furono tutti presi da queste persone. Il primo passo per costruire una bomba atomica era quello di passare dalla teoria alla pratica, cominciando a costruire una grande macchina, una pila atomica come poi venne chiamata, dentro la quale verificare se la reazione a catena funzionava davvero, cioè in pratica realizzare il primo reattore nucleare. Fermi, che nel frattempo si era trasferito a Chicago, era a capo di un gruppo di decine di fisici, ingegneri e tecnici che studiavano in gran segreto. Il loro centro era stato chiamato laboratorio metallurgico per sviare l'attenzione e fu proprio questo il laboratorio scelto per la grande prova. E adesso siamo al dunque. È arrivato il momento di costruire un reattore nucleare. E per varie ragioni, problemi costruttivi e altro, pensiamo che il luogo adatto per costruirlo sia proprio qui. Qui? Qui nel campus, nell'Università di Chicago. In un campo di squash sotto gli edifici di Stagfield. Non c'è alternativa? No, praticamente no. Chi condurrà l'esperimento? Fermi e Szilard. Fermi ne avrà la direzione. Quali sono i rischi? Li abbiamo considerati con grande attenzione. Siamo assolutamente certi che non ci sarà nessuna reazione incontrollata che liberi quantità letali di radiazione. Escludiamo anche la possibilità di un'esplosione atomica. Se accadesse, potreste avvelenare radioattivamente e far saltare in aria Chicago. Se vi sbagliate. Ma tutti voi siete convinti di non sbagliarvi. D'accordo, procedete. Per ora. Informatemi immediatamente di qualunque sviluppo. Bene.
La seconda questione è una nuova politica. Cominciando da oggi, tutti gli scienziati non potranno, ripeto, non potranno discutere con i colleghi di ciò su cui lavorano. Generale. Ognuno saprà solo quello che gli serve per fare il proprio lavoro. Sì, dottor Szilard. Generale, non funzionerà. Le spiego come lavoriamo qui. Ci aiutiamo. Ognuno di noi costruisce sulle teorie dell'altro. Lo so che a lei sembra che perdiamo tempo, ma in realtà così si velocizzano le cose, il lavoro va più in fretta e anche meglio. Avete un compito qui, uno solo. Costruire una bomba atomica che ponga fine alla guerra il più presto possibile. Quindi datevi da fare. Questo è il modello del primo reattore mai costruito. È una specie di piramide di uranio e grafite. La grafite è un forte moderatore di neutroni, come l'acqua o la paraffina, e doveva funzionare un po' come un contenitore per le reazioni nucleari. La cosa curiosa è che non esistono quasi fotografie di questo reattore, di questa pila, come veniva chiamata. Per ragioni di segretezza, niente doveva trapelare. Ecco le uniche due immagini. Si vede bene la struttura a mattoncini del reattore. C'è anche un breve filmato che mostra Fermi al lavoro. Sono le sole immagini reperibili. Eppure questo è stato un momento di svolta nella storia umana, cioè la possibilità per la prima volta di spaccare degli atomi e ottenere dalla loro scissione una produzione controllata di energia. Paco Lanciano, lei riuscirà in poche parole a spiegarci il principio di base di questo reattore? Non so se ci riuscirò, ci proverò. Dunque, le due parole chiave sono, da un lato, reazione a catena e dall'altro massa critica. Vediamo di capire cosa significano. Una reazione a catena è una cosa abbastanza semplice. Se io faccio cadere questo pezzo di domino, questo ne fa cadere due, ciascuno di questi due ne fanno cadere altri due, mano a mano si allarga la reazione. Quindi vediamo che cosa succede. Facciamo cadere uno e sono caduti tutti. Quindi se ogni neutrone all'interno della pila, interagendo con un nucleo di uranio, produce altri due neutroni, questi a loro volta ne producono 4, la reazione a catena si innesca e la pila è accesa. E questo è il primo concetto, ma ce n'è un secondo importante. Qui abbiamo su questo bastone altri pezzi di domino che dovrebbero fare lo stesso effetto, ma vediamo che cosa succede. Faccio cadere uno, ecco, molti sono caduti fuori dal nostro reattore. Perché? Perché la geometria non era la geometria giusta. Quindi può succedere che nel reattore nucleare molti neutroni si perdano. E quindi non continua questa reazione a catena capace di innescare poi... Di produrre energia. Cioè in realtà quello che succede è che i neutroni prodotti si perdono fuori. Quindi Fermi studiò con grande attenzione la forma di questa pila, la quantità di uranio e la dislocazione dell'uranio, fino a ottenere una reazione a catena che non aveva, diciamo, grandi perdite, rappresentate da questa altra distribuzione. E vediamo se succede. Vediamo se funziona. Sono cadute tutte le tessere perché la struttura è stata disegnata in modo opportuno. E questo fu la bravura di Fermi, quella di costruire una pila abbastanza grande, di aggiungere proprio il giorno prima l'ultimo straterello di mattoncini di grafite e uranio che lui aveva calcolato per raggiungere la massa critica. È un po' come dice il proverbio, è l'ultima pagliuzza che spezza la schiena del cammello. Ecco, Paco Lanciano, il regista Gabriele Cipolliti con un effetto elettronico ora ci mostra l'interno di questo reattore di Fermi. E in questo modo possiamo capire meglio come funziona. Tra poco vedremo uno sceneggiato che ricostruirà quella giornata straordinaria. Ma intanto vediamo, per capire meglio poi la sequenza, cosa succede all'interno. Vediamo, intanto gli elementi fondamentali sono tre. Queste barre azzurre che si vedono molto bene sono delle barre di cadmio che servono a non far accendere la pila, sono delle spugne di neutroni in qualche modo. Sono come dei freni, per così dire. Sono dei freni che tengono spenta la nostra pila. Poi ci sono gli altri due elementi che sono questi mattoncini di grafite con queste palline che sono le palline di uranio, il combustibile. La grafite serve a rallentare i neutroni. La mattina del 2 dicembre Fermi fa togliere le due barre superiori, quindi fa togliere il freno. I freni principali. Poi rimane quest'ultima barra che viene estratta lentamente a mano. Cioè il freno a mano, diciamo l'ultimo rimasto. Proprio un controllo manuale.
e Fermi calcola che a un certo punto il prossimo movimento farà accendere la pila, cioè farà avvenire la reazione a catena proprio come c'è la massa critica e quindi come è avvenuto con il nostro domino. Con la differenza che qui il domino va avanti, non si ferma in pochi minuti, certo, però va avanti anche per anni. Certo, dovrebbe andare avanti per anni. Dopo mezz'ora Fermi decide che l'esperimento è riuscito e quindi fa reinserire i freni, le barre e l'esperimento si interrompe. Va detto che questo è un momento fondamentale perché è il momento in cui inizia una nuova era, quindi è un momento fondamentale per l'umanità perché qui si può dire ha inizio l'era nucleare. Grazie Paco Lanciano. Dunque, allora, se la reazione dovesse cominciare a diventare incontrollata, tagli immediatamente il cavo. Siate pronti a versare acqua sulla pila. Salite un po' sulle scale. George, dovrai estrarre la barra poco alla volta, mi raccomando. Noi, infine, controlleremo gli strumenti e verificheremo che la pila funzioni proprio come abbiamo calcolato. Pronti? Avanti, George, vada. Dovrebbe stabilizzarsi fra 5 secondi. La porti fuori di un altro metro. Ora dovrebbe stabilizzarsi. Un altro metro. Ecco, ci siamo. Sta cominciando la reazione a catena. La pila sta arrivando al punto critico. La rimetta dentro. La pila è sicura. Sì! Sì! Sì, ma ha sentito? No, un momento, Aspetti, non sento niente. Lei mi sente? È ancora lì! Enrico! Do in linea il dottor Conant da Washington. Jim, allora le comunico che il navigatore italiano è sbarcato nel Nuovo Mondo. Gli indigeni sono amichevoli! Niente più esperimenti, ora si comincia a produrre! Ecco il fiasco di Chianti che fu utilizzato per il Brindisi, con le firme degli scienziati che avevano partecipato all'esperimento. Ma non tutti sono allegri in quel momento. Leo Szilard, il fisico ungherese che più di ogni altro aveva premuto per la costruzione della bomba, chiedendo aiuto persino ad Einstein, capisce che si è arrivati ad un punto di non ritorno. Che c'è? Che cos'è? Questo giorno sarà ricordato come un giorno nero nella storia dell'umanità. Le cose ora si accelerano. Il successo dell'esperimento del reattore dà il via alla più grande impresa fino allora concepita. Un'impresa, però, di cui nessuno dovrà sapere niente. Ecco come si presentava Los Alamos nel 1942. Era un cantiere e nessuno ne conosceva l'esistenza. Oggi è una piacevole cittadina americana simile a tante altre. Qui siamo tornati assieme a Rachel Fermi, nipote di Enrico Fermi, autrice di un libro fotografico sul progetto Manhattan visto dall'interno. Questa è Los Alamos oggi. Quando mia nonna venne qui con mio padre e mia zia, l'esercito stava costruendo una città dal nulla, in un luogo deserto. Era una città che avrebbe ospitato gli scienziati occupati nella costruzione delle prime bombe atomiche. Mia nonna raccontava spesso di una volta in cui il generale Groves radunò i suoi uomini
e disse loro che tutti quei soldi erano serviti per radunare in quella landa sperduta il più grande gruppo di svitati che si fosse mai visto. Quando mio nonno lo venne a sapere, pare che abbia commentato: è ovvio che io rappresento un'eccezione, visto che sono perfettamente normale. Per gli scienziati e le loro famiglie che vivevano a Los Alamos non c'erano molti divertimenti. Erano venuti qui per lavorare e soprattutto per lavorare in gran fretta. Los Alamos non figurava in nessuna carta geografica. La posta, indirizzata alle centinaia di residenti della città, veniva raccolta in un'unica casella postale, la numero 1663. Questo è il Fuller Lodge. Qui si tenevano feste e ricevimenti. Il lavoro degli scienziati era durissimo e mio nonno prendeva terribilmente sul serio l'ordine del governo di mantenere l'assoluto silenzio in famiglia sull'oggetto delle loro ricerche. Mia nonna non aveva la più pallida idea di cosa facessero là dentro. Al Bradbury Science Museum sono conservati alcuni degli attrezzi e delle apparecchiature che vennero usati per la costruzione delle prime bombe atomiche. Gli scienziati si servivano a volte di attrezzi molto semplici, come questa chiave inglese. Maneggiavano materiali molto pericolosi e non sono mancati degli incidenti, di cui 2 mortali. Uno capitò ad Harry Daghlian mentre lavorava con un cacciavite su dei materiali altamente radioattivi. Per un errore di manovra fu pesantemente contaminato. In ospedale Daghlian fu fotografato tutti i giorni, fino a quando morì circa 24 giorni dopo. Mia nonna, che allora lavorava all'ospedale, ricordava ancora quelle foto, specie quelle della mano che quel giorno teneva il cacciavite. Era piena di ustioni e vesciche. Mi ha sempre serbato un ricordo molto impressionante. Essendo una delle figure di maggior spicco del Manhattan Project, a mio nonno venne assegnata una guardia del corpo, John Badina, e una macchina di servizio. Mio nonno era un uomo indipendente, voleva sempre guidare lui. A Badina dava lezioni di fisica e riceveva in cambio lezioni di inglese. Questo è un tipico appartamento del Manhattan Project, completo di mobili degli anni 40. Nonostante il razionamento in tempo di guerra, mia nonna cercava di cucinare dei piatti italiani. Per mio nonno preparava spesso zuppe di fagioli e i risotti. Lui ne andava matto. Gli scienziati andavano a Santa Fe per mettere in giro voci infondate sul loro lavoro, allo scopo di depistare la gente sul vero oggetto delle ricerche. Una delle chiacchiere più fantasiose che furono messe in giro la inventò Edward Teller. Secondo questa voce, a Los Alamos si costruivano tergicristalli per sommergibili. Da Los Alamos Enrico Fermi veniva su queste alture per fare escursioni e per sciare, cose che amava tantissimo. Io sono venuta a Los Alamos per scoprire qualcosa di nuovo su mio nonno e per capire quello che è accaduto qui durante la guerra. È nato Quark, il mensile per chi ama scienza, natura e tecnologia. Questo mese. Asteroidi, la minaccia viene dallo spazio, come evitare l'impatto. Giovani per sempre, la scienza... A seguito delle truppe americane, ci sono dei fisici esperti in questioni nucleari di origine tedesca. Il generale Groves ha assegnato loro il compito di indagare il più rapidamente possibile sulle ricerche nucleari dei tedeschi. Sono vicini alla realizzazione della bomba atomica. Oppure no contro il Giappone. Leo Szilard cerca di organizzare un fronte di ricercatori contrari al suo uso. Noi non siamo nell'esercito. Noi siamo quelli che hanno inventato questa bomba, che l'hanno progettata, costruita. E davanti a Dio e al mondo abbiamo il dovere di assicurarci che non venga mai usata. Noi saremo ritenuti responsabili. Io ho una petizione per il presidente Truman, in cui si dice che sacrificheremo tutto quanto c'è di buono e onesto in noi se buttiamo quella bomba sulla gente. Chi vuole firmare questa petizione con me? Io, anch'io. Sì, anch'io. Bene.
A me interesserebbe il punto di vista del dottor Oppenheimer su... Altri scienziati, al contrario di Szilard, sono scettici sull'efficacia di una dimostrazione davanti a osservatori internazionali. Così la pensano Oppenheimer e Fermi. Signor Burns, noi siamo scienziati. Non abbiamo certo competenza sufficiente per risolvere problemi politici, sociali, militari. E spesso tra noi ci sono opinioni diverse, ma io credo che una dimostrazione sia rischiosa. Potrebbe fallire, potrebbe far scomparire il fattore shock e ci vorrebbe anche molto tempo per poterla organizzare. A me non sembra una buona idea. Mi preoccupa il fatto che se i giapponesi lo sapessero in anticipo, sposterebbero tutti gli americani, prigionieri di guerra, dai campi nelle città. Non dimentichiamoci di Saipan. I civili giapponesi si sono uccisi, civili, buttandosi a capofitto dai precipizi, con i bambini in braccio. E questo piuttosto che arrendersi. Tenendo presente questo e tenendo presente che vogliamo comunque evitare l'invasione del Giappone in cui potrebbero perdere la vita anche 1 milione di americani, quale sarebbe l'obiettivo che vogliamo proporre? Ma anche nel governo c'è chi si oppone al lancio della bomba sul Giappone. Avanti. Signor Presidente, posso parlarle un momento? Ma sicuro, Bard. Cosa c'è? Il rischio è così spaventoso. Dobbiamo dare ai giapponesi un preavviso di 2 o 3 giorni. Noi siamo una grande nazione civile, signor Presidente. Gli americani credono nel gioco leale. I giapponesi sono finiti. Se noi facessimo sapere loro quello che stiamo per fare, se facessimo almeno un tentativo. Questo è un argomento già trattato e analizzato a sufficienza. Allora è già deciso. Signore, io sono così contrario all'uso di questa bomba, soprattutto senza aver dato un avvertimento, che mi vedo costretto a rassegnare le mie dimissioni dal comitato. Non voglio averci niente a che fare. Rassegno anche le mie dimissioni da sottosegretario alla Marina, con effetto immediato. Signor Presidente. La lettera firmata da 68 scienziati contro l'uso dell'atomica non raggiungerà mai Truman, anche perché nel frattempo la decisione di lanciare la bomba era stata presa da un comitato politico-militare affiancato da un gruppo di 4 scienziati di primo piano del progetto Manhattan, tra cui appunto Oppenheimer e Fermi, i quali avevano scritto nel loro rapporto: non siamo in grado di proporre alcuna dimostrazione tecnica suscettibile di far finire la guerra. Non vediamo alcuna alternativa accettabile all'impiego militare diretto. È così che il 16 luglio del 1945, nel deserto di Alamogordo, sta per accendersi il primo bagliore atomico della storia. È una bomba al plutonio derivata dagli studi di Emilio Segre e altri. Fermi svolge un ruolo fondamentale nell'esperimento di Alamogordo e anche nella elaborazione dei dati successivi. L'8 agosto la stessa sorte tocca a Nagasaki. Pochi giorni dopo, i giapponesi firmano la resa sulla corazzata americana Missouri. Le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki dilaniarono non soltanto i corpi delle vittime, ma anche le coscienze degli scienziati. Fermi e Segre ritennero che fu un modo molto doloroso ma necessario per porre fine alla guerra ed evitare ulteriori morti. Bruno Rossi, un altro fisico italiano emigrato per le leggi razziali negli Stati Uniti, fu sopraffatto da un terribile senso di colpa e smise di collaborare da allora a ricerche di carattere militare. Rasetti, che si era rifugiato nel 1939 in Canada, scelse addirittura la via estrema di abbandonare per sempre la fisica e dedicarsi alla botanica e alla paleontologia. Quanto a Oppenheimer commentò: i fisici hanno conosciuto il peccato e questa conoscenza non potranno perderla.
Ma le bombe di Hiroshima e Nagasaki dovevano essere solo il preludio di un'escalation nucleare. Altri fisici, guidati da Edward Teller, erano al lavoro per preparare una bomba 1000 volte più potente, la bomba H, all'idrogeno. Oppenheimer si rifiutò di collaborare a questo progetto e in quegli anni venne accusato di averlo avversato e di aver addirittura fatto trapelare importanti segreti atomici. Fu assolto da queste accuse, ma allontanato da tutte le organizzazioni atomiche. Anche Fermi si oppose per ragioni morali alla costruzione della bomba all'idrogeno, ma in quel periodo successe un fatto clamoroso. Si scoprì che un fisico inglese di origine tedesca, Klaus Fuchs, aveva fornito all'Unione Sovietica ininterrottamente dal 42 al 49 importanti informazioni segrete anche sulla bomba H. A quel punto gli Stati Uniti decisero di accelerare la realizzazione del progetto ed Enrico Fermi ritenne doveroso dare il suo contributo. Rimane una domanda: senza tutte le intelligenze e i talenti che migrarono dall'Europa, gli Stati Uniti sarebbero stati in grado di realizzare in tempi così brevi una bomba atomica? Lo chiediamo al professor Michelangelo De Maria, buonasera, che è storico della fisica ed ha anche scritto una biografia su Enrico Fermi. Professore. La mia risposta è perentoria. Senza il contributo degli scienziati italiani e europei costretti all'emigrazione, la bomba non si sarebbe realizzata. Il ruolo di Fermi si è già messo in luce in modo estremamente chiaro, però personaggi come Emilio Segre e Bruno Rossi o anche Leo Szilard hanno dato un contributo di valore inestimabile. Quindi l'Europa allora era molto più avanti degli Stati Uniti nel campo della ricerca, della nuova fisica. C'è un aspetto poco conosciuto di Fermi e il suo ruolo negli Stati Uniti dopo la guerra, che lei ha approfondito nella sua biografia. Sì, il ruolo di Fermi negli anni dopo l'esperienza di Los Alamos è assolutamente misconosciuto, o meglio poco noto. Fermi fu uno dei protagonisti della nascita della cosiddetta Big Science. Cioè si è passati dal piccolo laboratorio artigianale che abbiamo visto in via Panisperna alle grandi imprese scientifiche, la nuova fisica in sostanza. Sì, si è passati appunto dalla fisica fatta, come diceva Segre, con lo spago e la cera lacca, a una fisica organizzata su base industriale, con enormi mezzi, con grandi macchine acceleratrici, con gruppi di fisici di decine e decine di unità. E anche grandi finanziamenti. E enormi finanziamenti. Il salto di scala è di un fattore 100 se non 1000 rispetto agli anni di prima della guerra. Nel suo libro lei mette in evidenza un aspetto interessante della personalità di Fermi, e cioè che lui anticipò in qualche misura, capì forse tra i primi l'importanza dei computer nello sviluppo della fisica. Sì, i computer stavano nascendo proprio in quegli anni e Fermi fu uno dei primi che ne comprese tutte le potenzialità, non solo come strumenti di calcolo, ma anche proprio come strumenti per simulare la realtà. La fisica della complessità, la fisica del caos, che adesso va di moda, deve moltissimo a un famoso lavoro di Fermi, scritto mi sembra nel 1952, insieme ad Ulam, sui sistemi non lineari. Quindi insomma un personaggio completo e unico nella storia della fisica contemporanea. Direi che è uno dei più grandi scienziati del XX secolo. Grazie professore. Enrico Fermi torna 2 volte in Italia, nel 1949 e nel 1954, per ritrovare i vecchi amici e per tenere seminari e conferenze. Fu proprio al suo ritorno a Chicago, dopo il suo secondo soggiorno, che gli venne diagnosticato un tumore allo stomaco, ormai in fase avanzata. Uno dei suoi ultimi pensieri fu il caso Oppenheimer e l'amarezza per le accuse ingiustificate che erano state portate contro di lui. Emilio Segre, che lo andò a trovare in ospedale, descrisse la forza d'animo con cui Fermi affrontò la malattia. Segre ricorda che veniva nutrito artificialmente con una sonda e con un contasecondi Fermi contava le gocce della soluzione, come se si fosse trattato di un esperimento che non lo riguardava. Enrico Fermi morì il 29 novembre 1954. Aveva appena
53 anni. Buonasera.